Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole. Oggi ragazzi, Carolina Knife, un coltello pensato da Francesco Spessotto di Coltelleria Scintilla, un coltello omaggio a Horace Kephart. Un coltello ragazzi che non è solo un coltello, è un invito che andiamo a vedere insieme. Eccoci qui ragazzi, prima di tutto vi starete chiedendo perché vi sto presentando un coltello il mercoledì. Mercoledì ormai lo sapete tutti, è il giorno delle nostre belle chiacchierate su argomenti tecnici, artigiani, biselli, affilature, uso del coltello, costi, insomma, dove ci facciamo le nostre belle chiacchierate. Allora perché sono qui a presentarvi questo Kephart? Ragazzi, perché qui Francesco in primis e Marco di Coltelleria Scintilla hanno avuto un'idea veramente spettacolare secondo me. Non è un semplice coltello, non prendete un semplice coltello, ma è un invito ragazzi, un invito a cosa? Un invito alla manualità, una manualità che si sta perdendo. Conosco veramente amici anche con 10.000, 20.000 euro di coltelli in scatola, poi ne prendono in mano uno, provano ad usarlo e sembrano mia nonna ragazzi che tenta di sistemare un satellite della NASA. Ragazzi, il coltello è uno strumento prima di tutto da usare, uno strumento da usare. Questo è un invito ad usare il coltello. Perché ragazzi? Perché il coltello, come mi ha detto Francesco, è anche pieno di difetti ragazzi. È un coltello che può essere corretto, la manicatura con un po' di carta vetrata, visto che ognuno ha la sua mano, potete tranquillamente andare a levigarla e crearla sulla vostra mano. Metteteci le mani su sti coltelli, iniziate a capirli, levigate, lucidategli il filo. Ragazzi, è veramente spettacolare questa cosa. La cosa che mi è piaciuta di più di tutte, ragazzi, è che insieme al coltello vi arriva il tronchettino, ragazzi. Vi arriva un tronchettino insieme con questo nella busta, che poi andiamo a vedere, eccola qua, vi arriva la busta. Vi arriva il tronchettino con questo, che è praticamente, ragazzi, il tri-stick con tutte le sue lavorazioni, diciamo. Eccolo qua che lo vedete. Perché ragazzi? Perché poi con il vostro bel coltello, che vedete qua, andate a fare il tri-stick, provate a fare il tri-stick. Lo so che per chi usa il coltello questa cosa sembra una stupidata, però vi assicuro che il 90% delle persone il coltello non lo usa, ma soprattutto non lo sa usare. Iniziate, vi arriva coltello e legnetto, perché c'è anche chi colleziona e abita in città. Magari è la volta buona che provo sul legnetto, cazzo che figata, mi sono divertito di brutto perché mi è arrivato a casa tutto quello che mi serve per farmi il mio tri-stick con anche le istruzioni, ragazzi. Con anche le istruzioni, ragazzi, è una figata. Chi vive in città, centro Milano, non va mai nei boschi, magari la volta buona che prova e dice è una figata spettacolare, da domani vado nei boschi perché voglio prendermi i miei legnetti e farli. È tanta roba ragazzi, è tanta roba. Questa secondo me è stata veramente una bellissima idea ragazzi. Bellissima idea quella di mettere il tronchetto. Oltre al tronchetto ragazzi, nella configurazione, perché ha due configurazioni, quella base ha il foderino senza firesteel, quindi il foderino così, ok, e il coltello, ovviamente il legnetto e tutti i foglietti, quindi la spiegazione del nostro tri-stick, come farlo, e poi la busta che vi spiega un po' la storia di Kephart, ovviamente Horace Kephart. Non so se lo conoscete, penso praticamente che lo conosciate tutti, è praticamente una leggenda della vita all'aria aperta ragazzi. Possiamo definirlo il nonno del bushcraft moderno. È praticamente, ragazzi, una persona che ha vissuto la maggior parte della sua vita sui monti della Carolina del Nord a Hazel Creek, che adesso è diventato parco nazionale, ragazzi. Quindi parliamo di una persona che ha vissuto nei boschi, e parla del suo coltello, che era questo che lui stesso aveva disegnato e fatto realizzare praticamente da un fabbro contadino, diciamo, e anche lui lo definisce una delle cose, un coltello, una delle cose
più casalinghe che ha mai utilizzato. Perché ragazzi, al di là di tutto, è un coltello che taglia, funziona. Ovviamente un coltello da abbinare ad accetta e seghetto per farvi i vostri lavoretti, che aveva fatto 2 misure, uno più lungo è questo. Francesco ha deciso di omaggiarlo con questo Carolina Knife, ragazzi, e per me è bellissimo. Per me è bellissimo il fatto di poterlo personalizzare. Nella seconda versione, quindi quella con il Firesteel, vi arriva anche una pietra, eccola qua, più o meno è grana 600, ragazzi, pietra naturale, e l'oglietto per la manutenzione. Quindi tutto quello che serve per iniziare a metterci un po' le mani su sti coltelli. Metteteci le mani, è questo l'invito, metteteci le mani. Avere nell'armadio 100 coltelli e non usarli, quindi non saperli usare, ragazzi, cazzo, questa è un'opportunità. 40 euro senza questa roba qui è il Firesteel, senza Firesteel, e 60 euro con la pietra e l'oglietto. Tra l'altro codice PDT applicabile, ragazzi, l'ho andata a pagare una cazzata, veramente una cazzata, e soprattutto il legnetto. Questa è una figatissima, una figatissima. Andiamo per gradi, iniziamo dal coltello, ragazzi. Sposto la roba perché come al solito non mi va a fuoco. Spostiamo tutto, mettiamo dentro un pezzettino alla volta, ragazzi. Partiamo dal nostro bel coltello, ragazzi. Il coltello misura nella sua interezza 23 cm con questa lama di 10.5 affilata bisellata convex, ragazzi. Convex a 0, spettacolo. Io gli ho dato una lucidatina al filo, una lucidatina al filo, era già abbastanza lucido, ma era un pochino opaco, una lucidatina sullo strop con un minimo di compound, ed è venuto spettacolare, ragazzi. A me piace tantissimo, veramente tantissimo. Ecco qua la costruzione, praticamente potremmo dire full tang, ragazzi, con i pin in ottone e la manicatura in olmo campestre, ragazzi. Olmo campestre, manicatura tipo le solid della Lion Steel, quindi il coltello ricavata dal blocco unico, il coltello viene inserito e poi bloccato con i 2 pin in ottone. S che Francesco gli ho chiesto è la S di scintilla e lui mi ha detto no, è la S di spessotto, perché comunque il coltello non è firmato sulla lama, è firmato sul manico a caldo, ragazzi. Eccolo qua, tanta roba. Cordino in canapa, la canapa, poteva metterci un pezzo di paracord, ragazzi. Canapa che può essere usata tranquillamente come esca, visto che nel foderino avete il Firesteel. Ragazzi, il foderino è chiaro, ok, anche qua. Prendete l'oglietto, gli date una bella passatina d'olio e cambia già colore, ragazzi. Cambia già colore e tra l'altro gli dà un minimo di protezione e impermeabilizzazione. Dovrebbe essere olio di vaselina, che vi serve anche per prendervi cura del vostro coltello, perché comunque essendo un carbonioso, se magari va a fuoco sono contento, eccolo qua, essendo un carbonioso, ragazzi, ci vuole un pochino di olio quando lo riponete. Per me è veramente bello. Lama in C70, ragazzi, è un bel coltellino. Tra l'altro avete anche la vostra bella pietrina, eccola qua, pietrina naturale, ragazzi. Come vedete è grezzina, è grezza sui lati, quindi anche qua dovete prendere un fogliettino di carta vetrata, magari lo stesso, un'altra grana che avete usato per andare a levigare il manico e farlo adatto alla vostra mano, per andare a pulire la pietra. Passate la pietra su una superficie piatta con un pezzo di carta vetrata, la lisciate bene e poi iniziate ad affilare. Ovviamente, essendo una pietra naturale, va messa a mollo, ragazzi, va messa a mollo per un po' di tempo prima di utilizzarla, quindi ricordatevi questa cosa. Però prima la pulite bene, la tra virgolette rettificate con la carta vetrata e poi andate ad utilizzarla, perché è stata tagliata da un blocco, come vedete, quindi bisogna andare a levigarla. Ragazzi, sono tutte cose che vi danno un pochino di manualità. Francesco a caso, ragazzi, a caso, perché non lo sapeva, ma mi ha mandato praticamente questo coltello il giorno del compleanno di mio figlio, dicendomi è un regalo per tuo figlio, voglio che viene con te nei boschi e usa il coltello, inizia ad avere la sua manualità sul coltello. È una figata, ragazzi, perché i ragazzini di adesso stanno perdendo completamente questa cosa. Sono fortissimi con i 2 joypad della PlayStation, ragazzi, ma se li portate nel bosco e gli fate capire che c'è altro, che ci si può divertire con un pezzo di legno e un pezzo di C70,
Cambia tutto, ragazzi, cambia tutto, cazzo, cambia tutto. Manualità, voglia di andare all'aria aperta, un invito ad andare all'aria aperta, ragazzi, andare nei boschi, a capire che oltre ai 2 joypad sulla console, se vai nel bosco con un coltellino ti diverti, e non è il coltello, la qualità del coltello che ti porta nel bosco, ma sei tu a andare nel bosco, a vivere il bosco. Ragazzi, tanta roba, e chi lo sa veramente che qualcuno si mette a fare il suo primo tri-stick e poi dice cazzo che bello, vado nel bosco e provo a farmelo, perché ragazzi, tanta roba, tanta roba. A me sta cosa mi è piaciuta tanto, ovviamente il folderino, ragazzi, ci mettete il vostro bel coltello in cintura, tac, eccolo qua, col suo bel Firesteel. Questa qua è la versione da 60 euro, che arriva con l'olio, la pietra. Nell'altra arriva semplicemente col bastoncino, il legnetto e dentro in tutti, e la lettera di presentazione che vabbè vi faccio vedere al volo, giusto per ve la faccio vedere. Eccola qua, lettera di presentazione con le specifiche del coltello, 2 righe su chi sono i fratelli Scintilla, i fratelli Spessotto, ragazzi. Carolina Knife, qua avete le specifiche, quindi ve le leggete. 3 mm di spessore, non ve l'avevo detto, il C70 è temprato a 55-57, ragazzi, è un coltello da usare. Dietro avete un po' la storia di Kephart, ragazzi, potete andare a leggerlo, eccolo lì il suo coltello originale. Poi comunque questa qua quando la prendete ve la leggete, ragazzi. Ragazzi, un coltello, come mi ha detto Francesco, è un gioco, è un coltello gioco, da prenderci e da giocarci, 40 euro. Non dite che non ce le avete perché è impossibile. Volete tenere i coltelloni nell'armadio? Ok. Prendete questo, regalatelo a vostro figlio, regalatelo a vostra moglie, fategli capire quanto è bello, quanto si può lavorare sul coltello, quanto si può andare a levigare il manico, farlo come si vuole, ragazzi, farlo come si vuole, quanto è bella questa manualità che si sta perdendo ai giorni nostri, ed è un vero peccato, ragazzi, è un vero peccato che si perda. A me il coltello, tra l'altro, piace molto e in mano mi sta bene di brutto, non penso di andare a sagomargli il manico, ma tra l'altro non è mio perché è di mio figlio, quindi ragazzi lo proverà lui, lo proverà assolutamente lui. Gli ho detto oggi vado nel bosco questo pomeriggio a provare un Tops, tra l'altro ve la do in anteprima, ma gli ho detto me lo porto, provo a vedere come va. Assolutamente no, mi ha detto lo devo provare io, prima di tutto si metterà a fare il suo bel tri-stick, ragazzi, quindi è già una vittoria, è veramente già una vittoria. Ragazzi, coltellino secondo me da avere, per il costo, per l'idea, per l'invito che dà questo coltellino a godersi la vita all'aria aperta, a riscoprire la nostra manualità. Andiamo alle conclusioni finali. Carolina Knife, ragazzi, un omaggio a Horace Kephart fatto da Francesco Spessotto, ecco qua la sua S di Coltelleria Scintilla. Ragazzi, non solo un coltello, ma un'idea, un invito a riprendervi la vostra manualità, a capire che usare il coltello, imparare ad usarlo, non è come tenerlo nell'armadio. Prendetelo, curatelo, manutenzione, affilatelo, sistemate il manico, levigatelo come volete. Ragazzi, quanto è bello usare un coltello nella natura. È veramente bellissimo fare i piccoli lavoretti sul legno in una generazione come quella dei nostri figli che stanno perdendo veramente la manualità, stanno allenando solo i pollicioni sulla PlayStation. Portare vostro figlio nel bosco e fargli capire che con un pezzo di C70 ci si può divertire veramente tantissimo in natura, ragazzi, secondo me non ha prezzo. Ho portato anche un foglietto perché vi faccio vedere l'affilatura. Ragazzi, adesso il foglietto è umido, quindi taglia, ragazzi, come un bisturino col foglietto umido. Pensate, con il foglietto, ragazzi, normale è veramente un bisturino. Complimenti a Francesco per la filatura. Adesso la carta la raccogliamo tutta. Ragazzi, ripeto, coltellino che secondo me non è solo un coltello, ma un invito che dovete assolutamente accettare. Dal Carolina Knife di Francesco Spessotto di Coltelleria Scintilla, dal parchetto del Tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!